Oggi parliamo di uno dei personaggi che sono alle mie spalle. Vediamo se avete capito, ma sì, certo. D'altronde di Charles de Gaulle abbiamo già parlato, quindi oggi tocca a Winston Churchill, un uomo incredibile, un politico, un militare, un inviato di guerra, un giornalista, uno storico, uno scrittore, uno studioso appassionato di tantissimi elementi, un uomo dalle mille risorse, dalla vita anche sregolata, dalla vita difficile, anche dal punto di vista personale. Pensate solo a un fatto, che la figlia, soffrente di depressione, si sarebbe suicidata poco prima della morte del padre. Winston Churchill è stato, per la storia europea del Novecento, un personaggio incredibile, un personaggio che ha riunito al proprio interno i due conflitti mondiali, le crisi coloniali, i rapporti con gli Stati Uniti, l'avvio della guerra fredda, la fase della decolonizzazione, le questioni mediorientali e molto altro ancora. Difficile trovare nel novero della storia un personaggio così complesso e così completo. Un personaggio che riesce a muoversi tra le pieghe della storia, tra le pagine dei libri di storia, tra le vicende e anche tra i vari paesaggi, i vari luoghi, in maniera così fluida ed eterogenea. È molto difficile. È una storia molto affascinante, quella del vecchio Winston. Una storia che noi cercheremo di condensare in questo video, ma è chiaro che l'unico modo per conoscerla davvero è leggere tutti i libri che sono stati scritti su di lui come biografie, come saggi e anche approfondendo alcune parti della sua vita. Prima di addentrarci però nella vita di Winston Churchill, vi siete accorti di quante pubblicità, quante telefonate spam vi arrivano? Com'è possibile che arrivino queste telefonate? Ogni volta che vi registrate in determinati ambiti, cosa succede? Che date i vostri dati e quei dati poi vengono riutilizzati da vari sistemi. Io ho scelto di pagare un piccolo servizio che si chiama Incogni. Che cosa fa? Analizza il vostro numero, scandaglia tutte le banche dati in cui è compreso questo numero e neutralizza a uno i vari strumenti di chiamata. Io ho scelto di dotarmi di un sistema di protezione e di uno strumento che mi mette al riparo dalla pubblicità aggressiva. Voi potete farlo usufruendo dei link che trovate in descrizione a questo video, approfittando di un'offerta che vi consentirà di restare protetti, sicuri e soprattutto di avere la piena tranquillità di utilizzo del vostro telefono senza che nessuno vi rompa le scatole con qualche telefonata spam. Ma torniamo al nostro Winston Churchill, torniamo al nostro personaggio di oggi, un personaggio che è morto a 90 anni, attraversando, come dicevamo prima, tutta la storia. Non potevamo aprire questo video su Churchill senza citare le sue parole. Non posso promettervi altro che sangue, fatica, lacrime e sudore. Chiedete qual è la nostra politica? Rispondo che è condurre la guerra per mare, per terra e nel cielo con tutta la forza e tutto lo spirito battagliero che Dio può infonderci. Condurre la guerra contro una tirannide mostruosa che non ha l'eguale nel tetro miserabile catalogo del crimine umano. Chiedete qual è il nostro scopo? Rispondo con una sola parola: vittoria a ogni costo, vittoria nonostante ogni terrore, vittoria per quanto la strada possa essere lunga e dura. Senza vittoria, infatti, non c'è sopravvivenza. Queste sono le parole con cui Winston Churchill si rivolge alla Camera dei Comuni il 13 maggio del 1940, ha appena ottenuto la carica di primo ministro dell'impero britannico. È una carica delicatissima, è una carica a cui è arrivato sconfiggendo una concorrenza interna rappresentata da Lord Halifax, che era disposto a rinunciare al titolo nobiliare per diventare il successore di Neville Chamberlain. Churchill aveva ottenuto la carica più ambita della politica britannica nel momento peggiore. Ma perché era stato dato a Winston Churchill? Forse perché era ritenuto l'uomo giusto al posto giusto, l'uomo da sfruttare per le sue conoscenze, per il suo background, anche per il suo carattere rissoso, in un momento di crisi, di grandissima crisi. Churchill aveva dimostrato di essere impermeabile alle critiche pesanti, critiche che gli erano piovute addosso durante la Grande Guerra, quando, ad esempio, aveva organizzato la fallimentare spedizione di Gallipoli, una spedizione che doveva mettere in crisi l'impero ottomano, schieratosi al fianco degli imperi centrali, e che invece si era risolto in totale fallimento, con le forze anglo-francesi inchiodate sulle spiagge e costrette a reimbarcarsi dopo un massacro per terra e nel mare. Churchill aveva segnato
la sua scelta politica già all'inizio del secolo, ma non era nato esattamente come politico. Churchill in realtà in gioventù aveva iniziato come cadetto militare. Non era stato facile entrare a Sandhurst, anzi per 2 volte aveva fallito, ma la sua testardaggine, la sua caparbietà alla fine lo avevano premiato. E Churchill con la divisa addosso o come inviato di guerra, come giornalista, aveva viaggiato ad esempio in India, aveva raccontato le spedizioni verso la zona più interna dell'India e verso il Pakistan, l'attuale Pakistan e l'Afghanistan, nel periodo della repressione delle rivolte, nel periodo in cui i britannici ancora pensavano di poter controllare le genti Pashtun. I suoi resoconti dal fronte erano diventati dei best seller, venivano letti, conservati in dei libri vendutissimi. Poi Churchill era stato in Sudafrica nel periodo della seconda guerra boera, che lui stesso per certi versi aveva profetizzato. In corso della guerra boera, Churchill addirittura era stato preso prigioniero dalla colonna volontaria italiana che era alleata coi boeri, fuggito da un campo di prigionia. È riuscito a raggiungere il Mozambico portoghese, dimostrandosi uomo anche d'avventura. Ma non era finita lì. Churchill, entrando, anzi prima ancora di entrare alla Camera dei Comuni, aveva stretto una grande amicizia con Lord Kitchener, il vincitore dei Boeri, prima ancora il vincitore del Mahdi in Sudan, ne abbiamo parlato un anno fa. Anche in quell'occasione Churchill era presente, si era aggregato al corpo di spedizione anglo-egiziano che era risalito lungo il Nilo per sconfiggere le forze del Mahdi a Omdurman, alle porte di Khartoum. Churchill, quando entra in politica, è già un uomo vissuto, è già un uomo che ha compiuto delle esperienze molto importanti, ma l'ingresso in politica cambia tutto. Durante la Grande Guerra, le sue azioni vengono inizialmente pesantemente criticate, è il caso di Gallipoli. Poi viene rivalutato come ministro degli armamenti, ad esempio, un ruolo in cui dimostra grande sagacia, grande capacità di controllo e di esaltazione della produzione. Churchill, da lì in avanti, sarebbe diventato un uomo sempre presente, salvo piccole pause, nella politica inglese, ad esempio nel Medio Oriente, in cui si era interessato dopo il Trattato di Sèvres, nella spartizione dell'impero ottomano, nella creazione dell'Iraq come compensazione per Re Faisal, il sovrano hascemita che era stato privato dai francesi della Siria. Oppure la questione irlandese, la guerra civile scoppiata in Irlanda dopo l'indipendenza dal Regno Unito. Churchill aveva gettato il suo sguardo un po' in tutto il mondo, mantenendo però sempre una presa sul partito conservatore, anche nel periodo peggiore. Da cancelliere dello scacchiere aveva svolto un lavoro abbastanza complesso e discusso. La sua scelta, ad esempio, di ritornare al Golden Standard venne criticata come anticamera della crisi devastante del 1929. Lo stesso John Maynard Keynes, che con Churchill si era confrontato, tempo dopo avrebbe scritto un pamphlet, The Economic Consequences of Mr. Churchill, definendo le politiche economiche di Churchill come disastrose e prodromiche alla depressione. Churchill però non si era mai davvero arreso, neanche di fronte alle critiche. Aveva nel periodo fra il 1925 e il 1936 intessuto anche dei rapporti molto curiosi con un paese teoricamente distante, ma secondo lui affine, l'Italia. L'Italia che nel 1925 precipita nella dittatura fascista di Benito Mussolini. È lo stesso Churchill a ricordare più volte di aver intrattenuto rapporti epistolari. Questi verranno poi riassunti in un bellissimo libro di Arrigo Petacco, Dear Benito, caro Winston, con lo stesso Mussolini. Churchill vedeva nell'Italia una potenza capace di riequilibrare il cuore basso, quello meridionale dell'Europa. Forse anche per questo motivo, più e più volte, Churchill cercherà la sponda italiana in tutte le varie crisi, non riuscendo mai a perdonare a Mussolini la scelta di aggredire l'Etiopia. Da quel momento in avanti, Churchill avrebbe cominciato ad annotare nei suoi diari il nome di Mussolini come la iena di Hitler, un qualcosa che non sarebbe mai stato possibile cancellare. Dal 1930 al 1939 Churchill ebbe un periodo difficile tra la necessità di affrontare la questione indiana, la volontà degli indiani, sia gli indù che i musulmani, di chiedere l'indipendenza attraverso l'opera del Mahatma Gandhi, del Pandit Nehru o di Mohandas Ali Jinnah, ma ancora di più Churchill dovette far fronte
alla grande crisi dell'abdicazione del 1936. Churchill era amico personale di Edoardo VIII, il primogenito di re Giorgio V, e lui stesso aveva capito che c'era qualcosa che non andava nei rapporti personali di Edoardo VIII con la signora Wallis Simpson. Ne abbiamo già parlato in un video che trovate nel canale. Churchill pensava di riuscire a salvare la monarchia britannica e a salvare il trono di Edoardo VIII, ponendosi come argine, da un lato nei confronti della Chiesa anglicana, dall'altro nei confronti delle forze conservatrici che comunque chiedevano una svolta decisa all'interno della corona, a cominciare dal primo ministro Baldwin, per proseguire nei confronti dello stesso Edoardo VIII, che stava dimostrando nei primi mesi di regno delle simpatie pericolose nei confronti di Hitler e del nazismo. Churchill non riuscì a salvare il trono di Edoardo VIII, che alla fine decise da solo di dimettersi, di abdicare, per vivere la sua storia d'amore con Wallis Simpson, lasciando spianata la strada al fratello minore, Giorgio VI. In quel momento Churchill visse il periodo probabilmente più difficile della sua carriera politica, una sorta di isolamento all'interno del Partito Conservatore, un partito che avrebbe svoltato nettamente con la nomina di Neville Chamberlain a primo ministro. Chamberlain voleva una cosa sola, la pace ad ogni costo. Nonostante i segnali che pervenivano a Londra dalla metà degli anni 30 in poi fossero tutti nefasti, negativi, tutti condotti verso un nuovo conflitto, Chamberlain voleva evitare la riproposizione della Grande Guerra. Ecco che Chamberlain arrivò a Monaco, ospite di Hitler, su invito di Mussolini, per la famosa conferenza che avrebbe portato alla spartizione, allo sboccolencellamento della Cecoslovacchia, ridotta sempre di più nelle proprie dimensioni a favore della Germania, dell'Ungheria, della Polonia e infine, nella primavera del 39, definitivamente smembrata. Churchill, dall'interno del Partito Conservatore e dall'esterno del governo, criticava tutto ciò. Non solo, quando l'Italia fascista aggredì il 7 aprile del 39 l'Albania, invadendola quasi senza sparare un colpo, fu lo stesso Churchill a proporre a Anthony Eden e all'anziano Lloyd George di promuovere al Parlamento una mozione per chiedere all'Unione Sovietica di entrare in un'alleanza che già gli Stati Uniti aveva rifiutato molti anni prima. Un'alleanza che doveva essere di deterrenza nei confronti del nazismo che si stava sviluppando come una piovra sempre più affamata. Quando il 1° settembre del 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Churchill viene visto da tutti come un profeta, anzi quasi come una Cassandra, la mitologica figura di colei che prevedeva il futuro, ma era destinata, per maledizione divina, a non essere mai tenuta in considerazione. Il 3 settembre del 39, poco prima del famoso discorso alla nazione di Giorgio VI e della dichiarazione di guerra, Winston Churchill diventa nuovamente primo lord dell'ammiragliato. La notizia è diffusa su tutte le navi con un messaggio telegrafato: Winston is back. Winston è tornato. È un segnale che viene visto come qualcosa di positivo, una scossa utile a smuovere le forze armate britanniche, che in quel momento ancora non sanno esattamente cosa andranno ad affrontare. E quando successivamente, il 13 dicembre del 1939, la Royal Navy affonda la Graf Spee, o meglio la costringe ad autoaffondarsi fuori da Montevideo, in quel momento Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, viene visto come l'unica soluzione per la Gran Bretagna, o meglio ancora per tutto il fronte alleato, per provare a vincere una guerra vissuta fino a quel momento in difesa o in ritirata. Quando la malattia di Neville Chamberlain, malato di tumore, diventa sempre più aggressiva e lo stesso Chamberlain rassegna le dimissioni, Churchill, come abbiamo già detto, vince la corsa interna del partito alla poltrona di primo ministro contro Lord Halifax e pronuncia quel discorso, il discorso Lacrime e Sangue, un discorso che fa storia, un discorso che diventerà un simbolo di resistenza, al pari della famiglia reale che rifiuta di abbandonare Londra, rimanendo sotto i bombardamenti, per portare conforto a tutti quanti i cittadini dell'impero. Churchill, all'inizio del suo mandato, cerca di nuovo l'Italia, che ancora non è scesa in guerra. Propone, tramite i contatti delle ambasciate, a Mussolini di ripetere Monaco, di essere di nuovo lui l'arbitro di una pace diffusa. Promette a Mussolini delle concessioni in termini territoriali, appoggi in termini di politica estera, possibilità anche di accedere alle ricchezze britanniche sotto forma di materie prime. Mussolini rifiuta, ormai è convinto che Hitler possa diventare il prossimo padrone dell'Europa e quindi che possa decidere lui di aiutare l'Italia a riconoscere le proprie aspirazioni, a vedere premiate
le proprie volontà di conquista. Sarà un calcolo sbagliato quello di Mussolini. Churchill da quel momento in avanti non avrà più pietà né verso il duce né verso gli italiani. Tant'è vero che si complimenterà con l'ammiragliato per l'impresa di Taranto all'inizio del novembre del 1940, lo scacco non matto ma mortale alla flotta da battaglia italiana, sorpresa all'ancora nel suo porto principale e ridotta alla metà della forza da antiquati biplani e Swordfish. Winston Churchill diventa l'emblema della Gran Bretagna, ma è molto più che l'emblema, è un uomo decisionista, lo dimostra in occasione di Mers el Kebir, un'altra storia che abbiamo già raccontato e che trovate nel canale, l'operazione Catapult, la volontà di colpire la flotta francese rifugiatasi nei porti del Nord Africa per evitare che questa possa schierarsi dalla parte dei nazifascisti o addirittura essere consegnata agli italiani. Questa storia, questo episodio dell'operazione Catapult avrebbe potuto incrinare in maniera irrimediabile i rapporti fino a quel momento decisamente buoni tra Churchill e il neo generale Charles de Gaulle. De Gaulle invece, pur mantenendo un atteggiamento aggressivo e lamentando ciò che avevano fatto i britannici, continuerà a fidarsi di Churchill e farà bene, perché Churchill nelle varie conferenze ad Algeri, a Teheran, promuoverà sempre la Francia libera di De Gaulle, la farà risultare come un vero attore di guerra, come una vera nazione belligerante, senza distinzioni rispetto agli statunitensi o ai sovietici. La mossa di De Gaulle sarà vincente, così come vincenti saranno le mosse di Churchill su tanti vari scenari, a cominciare dalla volontà di riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti, col vecchio amico Franklin Delano Roosevelt che aveva conosciuto prima della Grande Guerra, quando Roosevelt era vice ministro alla Marina, attraverso l'incontro nel Mar Atlantico che avrebbe portato alla Carta Atlantica, la base delle future Nazioni Unite. Winston Churchill è stato anche questo, un abile diplomatico, capace di spaziare tra vari paesi, vari continenti, cucendo o ricucendo rapporti, sempre portando avanti quel suo orgoglio britannico. Never surrender, non ci arrenderemo mai. Questo era il suo motto. Churchill diventerà un simbolo, assieme alle sue stravaganze, al cambio di orario, al fatto che andava a dormire molto molto tardi, lavorava tutta la notte, costringeva i suoi ministri a delle riunioni interminabili, faceva colazione in maniera piuttosto pesante, fumava, beveva, eppure nonostante venisse preso di mira anche dalla stampa italiana e tedesca per questi motivi, Churchill è rimasto fermo, stabile nella sua politica, nelle sue usanze e soprattutto nella sua volontà, anche quando si era trattato di litigare con Stalin. Prima a Teheran, quando Stalin aveva minacciato di massacrare tutti i tedeschi catturati e aveva preteso che la flotta italiana venisse smembrata immediatamente tra le potenze vincitrici e consegnata in buona parte all'Unione Sovietica. Churchill lì si era alzato dalla tavola e se n'era andato disgustato. Avrebbe ripetuto quel gesto altre volte, ad esempio a Potsdam, quando avrebbe visto le legittime aspirazioni del governo polacco in esilio, destinate a fallire di fronte all'ottusità di Stalin, che voleva prendersi tutta la Polonia e trasformarla in uno stato fantoccio, come infatti avrebbe fatto di lì a poco. Ecco, Churchill ve ne fu anche il patrocinatore di generali come Wavell o di politici, soprattutto in esilio. Avrebbe fatto il possibile per aiutare quei popoli che lui vedeva oppressi e lo avrebbe ribadito anche dopo la fine della guerra col famoso discorso della cortina di ferro, da Stettino nel Mar Baltico fino a Trieste nel Mar Adriatico, una cortina di ferro è calata sull'Europa. Questo disse, preconizzando l'avvio della guerra fredda. Guerra fredda in cui Churchill inizialmente fu semplice spettatore. Infatti la guerra in Europa era appena terminata, quella nell'Estremo Oriente era ancora finita e alle elezioni i britannici gli avevano voltato le spalle, avevano preferito i laburisti che promettevano pace e tranquillità. Churchill si era ritirato, aveva deciso di non combattere più, salvo accettare anni dopo, nel 1951, dopo aver visto l'uscita dell'India alla sua indipendenza, dopo aver visto il disfacimento di buona parte dell'impero, di nuovo l'incarico di primo ministro, un incarico difficile, un incarico che sarebbe stato punteggiato da molti incontri anche all'interno della NATO, da molte difficoltà con la Francia prima di tutto e dalla malattia. Churchill aveva subito diversi problemi fisici, compreso un lieve ictus. Durante la visita a Londra di Alcide De Gasperi, Churchill subì un nuovo
arresto cardiaco, che gli sarebbe stato fatale se non fossero intervenuti per tempo i medici. Arresto cardiaco infatti lo lasciò semiparalizzato e quando la notizia trapelò si cominciò a temere per una improvvisa scomparsa del politico, che avrebbe lasciato un vuoto enorme. Churchill invece tenne duro, da vecchio combattente, cercò fino alla fine di completare il proprio mandato, lasciando poi le consegne ai suoi successori, trovando un mondo però molto cambiato e destinato a cambiare ancora. Lui stesso si pronunciò contro l'avventura di Suez. Aveva capito che un simile accordo con la Francia e con Israele contro l'Egitto di Nasser non avrebbe fatto altro che accelerare la caduta dell'impero britannico e favorire ancora di più l'ascesa degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica come potenze, anzi superpotenze mondiali. Winston Churchill avrebbe trascorso gli ultimi anni della sua vita continuando a scrivere, ricevendo addirittura il premio Nobel per la letteratura, a farsi ascoltare da chi gli chiedeva un'opinione. Alla sua morte, avvenuta per un altro ictus devastante nel 1965, ebbe funerali imponenti, il riconoscimento di tanti onori, addirittura l'applauso di chi era stato suo avversario, come ex fascisti italiani, come ad esempio Dino Grandi, che lo ricordò con un editoriale. Winston Churchill ha lasciato un'impronta indelebile nella storia mondiale, che sia piaciuto o non sia piaciuto, che sia stato un uomo decisionista e a volte anche confusionario, che abbia assunto delle decisioni in primo piano, con grossi rischi personali e per il suo paese. È indubbio che il mondo non sarebbe stato lo stesso senza Winston Churchill, è altrettanto ovvio. E allora noi stessi oggi dobbiamo ricordare Winston Churchill per tutto ciò che è stato, per le sue tante fissazioni, dal bicchiere di porto, il tè, il sigaro, i suoi viaggi a Cuba, in Afghanistan, nel Sudan, in Sudafrica, per le sue tante amicizie, alcune sincere, altre pericolose, per le sue strategie politiche, alcune di successo e altre invece bocciate, per le sue strategie militari, compresi i disastri come quello di Gallipoli. Senza Winston Churchill il mondo non sarebbe quello di oggi. E allora, se oggi dobbiamo ricordare un uomo capace di lasciare un tratto sicuro e preciso di sé nel Novecento, probabilmente quell'uomo non poteva avere altre fattezze e non poteva chiamarsi altro che Winston Leonard Spencer Churchill. Vi ricordo il nostro sito di Dietro la Storia, all'interno del quale trovate tante informazioni, i nostri video, i nostri contatti e la possibilità di iscrivervi alla nostra esclusiva newsletter. Ogni mese tante informazioni, la timeline del mese, l'editoriale, una storia esclusiva, i nostri consigli di visione di film, serie cinematografiche e di lettura, insomma tanto materiale per voi in esclusiva, ma solo se vi iscrivete. Non si paga nulla, è gratuita. È nostro piacere avervi nostri ospiti nel sito e attraverso la newsletter. Quindi io vi aspetto nel sito di Dentro la Storia, nella newsletter mensile e in tutte le nostre iniziative.